Di la verità, quante volte hai pensato a quanto sarebbe bello poter prendere il proprio computer, metterlo su una chiavetta proprio come questa, infilarselo in tasca e portarselo ovunque. Sarebbe il massimo della comodità, ma come sappiamo questo non è possibile. O forse sì. Devi sapere che a partire da Windows 8.1 Microsoft aveva creato uno strumento poco utilizzato che faceva proprio questo, cioè era in grado di prendere un intero sistema operativo con tutti i programmi dell'utente, i file, gli account e quant'altro, metterlo su un semplicissimo pendrive, purché di capienza sufficiente, e portarlo ovunque. Nel momento in cui ci si fosse trovati fuori casa, l'unica cosa che si sarebbe dovuta fare è prendere un altro qualsiasi computer, avviarlo da questo pendrive e si sarebbero trovati non solo il proprio sistema operativo, ma appunto, come dicevo prima, tutti quanti i propri programmi, i propri account, i propri file, insomma, un po' come essere a casa. Purtroppo, con l'uscita di Windows 11, Microsoft ha abbandonato questo strumento. Ma per fortuna c'è stato qualcun altro che ha pensato bene che fosse troppo prezioso e ha fatto in modo non solo di mantenerlo, ma di renderlo fruibile per tutti. Vuoi sapere come funziona? Ti senti pronto? Iniziamo. Per fare la piccola magia di oggi avremo bisogno di 3 cose. La prima è un pendrive di dimensioni adeguate. Certo, potresti anche utilizzare un pendrive come questo da 16 GB, ma il mio consiglio è di usare un pendrive di grandi dimensioni, come questo, da 64 GB in su. Questo perché? Perché una volta che avremo messo tutto quello che ci serve sul pendrive, nel lungo periodo rischi di trovarti stretto. Intendo dire che una volta installati tutti quanti i programmi, messi tutti quanti i tuoi file, rischi che lo spazio non ti basti più e di dover fare ex novo tutto quanto il lavoro per ricreare un pendrive che abbia delle dimensioni sufficienti. Quindi, ripeto, il mio consiglio è di partire già da un pendrive sufficientemente grande. La seconda cosa di cui avremo bisogno è un'immagine ISO di Windows 10 o di Windows 11. Oggi infatti vedremo anche come sia possibile gratuitamente scaricare le ultime versioni di Windows direttamente dal sito Microsoft. La terza ed ultima cosa che ci servirà invece sarà il nostro vecchio amico Rufus, che se hai seguito i video precedenti conosci già abbastanza bene, ma che ti mostrerò anche questa volta molto rapidamente come scaricare sul tuo computer. Bene, mettiamoci all'opera. Quindi, supponendo di esserci già procurati il nostro pendrive, andiamo ad aprire il browser e su Google cerchiamo Download Windows 10, oppure se preferisci Windows 11, la procedura è esattamente la stessa, ISO. Ecco qui, come vedi il primo risultato è quello proprio relativo al sito Microsoft. Andiamo ad aprirlo. Sia che tu voglia scaricare la versione Windows 10 o la versione Windows 11, quella che ti servirà è la seconda voce, quella che dice scarica ora lo strumento. Andiamo a scaricarlo. Come vedi, in pochi secondi lo strumento viene scaricato e quello che ci conviene fare a questo punto è cliccare sull'apice, andare a scegliere mostra nella cartella, chiudere il browser e spostare lo strumento sul nostro desktop. Chiudiamo quindi la cartella e andiamo a lanciarlo. Accettiamo che vengano apportate modifiche al dispositivo, in realtà di modifiche non ce ne saranno, ma dovremo accettare lo stesso questa richiesta e attendiamo che vengano terminate le operazioni preliminari. Ecco fatto, a questo punto dovremo fare clic su accetta e partiranno delle altre operazioni preliminari. Aspettiamo che anche queste terminino. Bene, quello che dovremo fare a questo punto è scegliere la seconda voce, quella che dice crea supporti di installazione, unità flash USB, DVD o file ISO per un altro PC. Clicchiamo su avanti.
possiamo lasciare tutto quanto come si trova per avere una installazione speculare a quella che è la situazione del nostro computer, cioè una versione Windows 10 in italiano a 64 bit nel mio caso. Clicchiamo ancora su Avanti e scegliamo di generare un file ISO. Clicchiamo su Avanti e scegliamo dove andare a mettere il nostro file. In questo caso io lo andrò a mettere sul desktop, ma voglio che il file si chiami windows 10.iso. Clicchiamo su Salva e attendiamo il termine di questa operazione un pochino più lunga. Ecco fatto, l'immagine è stata scaricata, non preoccuparti se la tua icona dovesse essere leggermente diversa da questa, non importa, e possiamo fare clic su Fine per chiudere lo strumento di installazione di Windows 10. Ottimo, adesso che abbiamo anche la nostra ISO di Windows, andiamo a procurarci il terzo componente, e cioè il nostro amico Rufus. Apriamo il browser e nel motore di ricerca digitiamo semplicemente Rufus. Apriamo il primo sito dell'elenco, cioè rufus.ie, e scendiamo un pochino nella pagina fino alla voce Download, dove cliccheremo sulla versione 3.22, oppure su una versione più aggiornata se lo scaricherai tra un po' di tempo. Chiudiamo la pubblicità che ci si apre e attendiamo pochi istanti il termine del download. Anche in questo caso il consiglio è di cliccare sull'apice, scegliere Mostra nella cartella, chiudere il browser e trascinare anche Rufus sul desktop. Chiudiamo quest'altra cartella e partiamo con la creazione del nostro Win2Go. Andiamo ad aprire il nostro pendrive, cosa che sarebbe meraviglioso riuscire a fare senza affettarci una mano, e inseriamolo nel nostro computer. Ecco fatto. Adesso apriamo Rufus, accettiamo che vengano apportate modifiche al dispositivo, accettiamo che venga verificata l'eventuale presenza di aggiornamenti online, naturalmente non ce ne sono perché l'abbiamo appena scaricato, e trasciniamo la ISO di Windows 10 che abbiamo scaricato in precedenza all'interno della finestra di Rufus. Nel rigo in alto andiamo a scegliere il nostro pendrive. Io ho utilizzato, come ti avevo anticipato, quello da 64 GB. Nello schema di partizionamento andiamo a selezionare MBR per la compatibilità nel caso in cui dovessimo inserire il nostro pendrive su dei vecchi computer, e vedremo che anche il sistema di destinazione cambierà automaticamente in BIOS o UEFI CSM. Fatto questo, andremo a modificare le opzioni immagine, quindi cliccheremo su questa frecciolina e andremo a selezionare come opzione Windows to Go. Fatto questo, ci basterà cliccare su Avvia e selezionare la versione di Windows che preferiamo installare sulla nostra immagine. Io sceglierò in questo caso un Windows 10 Home Edition. Clicchiamo su OK e qui possiamo andare a selezionare una serie di opzioni. Io di solito le seleziono tutte e vado ad indicare in questa casella il nome utente che voglio utilizzare. Una volta fatto, clicchiamo su OK e Rufus ci ricorda qualcosa di importantissimo, cioè che tutti i dati presenti sul nostro pendrive verranno irrimediabilmente cancellati. Quindi assicuriamoci, lo ripeto sempre, di utilizzare un pendrive vuoto o che contiene dati non importanti per noi. Una volta che ne siamo sicuri, clicchiamo su OK e vedremo che partirà l'eliminazione delle correnti partizioni e successivamente la formattazione del disco e l'installazione di Win2Go, procedura che, ti premetto, potrebbe durare circa una mezz'oretta.
devo dire che la mia stima di tempo è stata piuttosto ottimistica. Comunque ha terminato. A questo punto possiamo cliccare su Chiudi, andare a scollegare il pendrive e inserirlo in un altro computer. Dopo esserci assicurati di avere impostato l'avvio da pendrive nel PC in cui andremo a inserire il nostro Win2Go, vedremo che il primissimo avvio di questo sistema sarà un po' più lungo e simile a quella che è l'installazione di Windows 10 oppure di Windows 11 a seconda della ISO che avremo scelto di mettere. A questo punto potremo scegliere se connetterci o meno ad una rete. Non sarà comunque indispensabile avere internet per poter usufruire di Win2Go. Anche in questo caso, volendo, potremo scegliere di continuare con l'installazione limitata. Ed ecco il nostro Win2Go installato e funzionante. Io ti ho mostrato l'installazione senza internet, semplicemente per dimostrarti che questo sistema funziona ugualmente anche senza. Però la cosa più intelligente naturalmente sarebbe quella di fornirgli una connessione internet, cosa che puoi fare volendo anche in un secondo tempo, semplicemente collegando il tuo cavo Ethernet oppure andando qui in basso e selezionando una rete senza fili a cui collegarti, esattamente come faresti se si trattasse di un notebook. Quindi adesso, prima di riavviarlo, facciamo una procedura. Siccome al riavvio ti chiederebbe di inserire una password, andiamo già a farlo e quindi scegliamo una password per il nostro utente. Procedura che ti caldeggio fortemente, anche perché se dovessi perdere questa chiavetta non vorrei mai che avessi lì tutti i tuoi dati personali, tutti i tuoi file e questi diventassero comunque alla facile mercé di chiunque la ritrovasse. Per inserire una password andiamo a fare clic su Modifica impostazioni account, scegliamo Opzioni di accesso e scegliamo la voce Password. A questo punto clicchiamo su Aggiungi, scegliamo una password, la confermiamo e inseriamo un suggerimento. A questo punto clicchiamo su Avanti e quindi su Fine. Ed ora riavviamo la nostra macchina per vedere come funziona questo Win2Go. La prima cosa di cui ci accorgiamo al riavvio è che, essendo stata collegata ad internet, finalmente la macchina è riuscita a scaricarsi automaticamente i driver della scheda video e quindi abbiamo la visualizzazione a tutto schermo. Digitiamo la password che avevamo scelto in precedenza e ci accorgiamo che, a dispetto di una presunta lentezza che dovrebbe avere, tutto sommato questa macchina ha delle prestazioni accettabili pur lavorando da pendrive. Andiamo ad aprire le risorse del computer per vedere come è strutturata. Se andiamo in questo PC ci accorgiamo che non c'è assolutamente nessun hard disk presente e che l'unica periferica installata è il mio pendrive da 64 GB. Quello che vediamo in particolare, entrando nelle proprietà, è che di questi 64 GB circa 20 sono utilizzati da Windows senza aver aggiunto ancora niente. Quindi il consiglio che avevo dato in precedenza di usare un pendrive di grandi dimensioni capisci che ha una valenza molto importante se consideriamo di utilizzare questo sistema nel lungo periodo. Chiudiamo le risorse del computer e andiamo a vedere come si comporta questa macchina su internet. Proviamo ad aprire Ninite, un sito per installare il software che ti ho mostrato qualche video fa. E proviamo ad installare ad esempio Chrome e 7-Zip. Vediamo che il download del file avviene in un tempo normalissimo, proviamo ad aprirlo, chiudiamo il browser
e vediamo quanto tempo ci impiega a installare queste due applicazioni. Direi che ci ha impiegato un tempo perfettamente sovrapponibile a quello che avrebbe richiesto l'installazione su un normalissimo computer che esegue Windows da un hard disk tradizionale. Chiudiamo Ninite e proviamo ad aprire Google Chrome. Il tempo di apertura di Google Chrome mi sembra anche normalissimo. Facciamo una qualsiasi ricerca e vediamo che comunque Chrome si comporta davvero molto bene anche su questa macchina. Nel caso in cui te lo stessi chiedendo, la macchina che ho utilizzato per testare Win2Go era un processore i5 di 10ª generazione con 4 GB di RAM e naturalmente delle porte USB 3.0. Tutto sommato mi sembra che le prestazioni di questo sistema si siano rivelate all'altezza e che probabilmente possa costituire una valida alternativa al portarsi in giro il proprio notebook nel momento in cui ci sia una macchina disponibile a cui collegare la chiavetta Win2Go e in cui per contro non sia possibile trasportarsi dietro il proprio computer. Bene. Detto questo, anche per oggi siamo giunti al termine e a me non resta che, come sempre, salutarti e darti appuntamento alla prossima.